Ciao a tutti ragazzi, sono S-Vortex e siamo a un nuovo Let's Play, gameplay, chiamatelo come volete. Ehm, Questo è The Stanley Parable, una mod per Half-Life 2 episodio 2 se non sbaglio, o Half-Life 2 e basta, non mi ricordo. Completamente free che si può scaricare da DB Mods, un sito del genere, non mi ricordo come si chiama, comunque quel sito lì. Vi faccio vedere, anche se non so se ve ne importa, ma è tutto al massimo. Ehm, Niente, questo gioco non è horror, non è niente, solo ha una bella storyline. È bello, cioè dovete seguirlo, quindi mentre ci saranno quelle, diciamo, cutscene, o comunque mentre il personaggio che parlerà, io starò zitto per farvi capire, se capite l'inglese, se no niente, che non c'è la traduzione in italiano. Io purtroppo, per fortuna, ho già giocato a questo gioco, non tutto ovviamente, però buona parte so, cioè ho capito cos'è questo gioco, quindi non dirò niente, commenterò qualche cosa durante il gameplay, però farò parlare il narratore. Ehm, ok, qui il solito loading. Non skippo così almeno. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor next to his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on a monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and walked out into the hallway. Ok ragazzi, ora iniziamo a giocare e in teoria quello che noi dovremmo fare è cercare di seguire la voce narrante, cioè quello che dice lui è quello Stanley che noi... decided to go to the staff lounge to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. Stavo dicendo, quello che dirà lui è quello che noi dovremmo fare per seguire tutta la storyline. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. E come ha detto, una volta entrati in questa stanza, Stanley andò nella porta sinistra e noi andremo nella porta sinistra. Infatti, come vedete, sono andato nella porta sinistra e la porta dietro di me si è chiusa. In queste porte non ci si può entrare. Così ok. As Stanley entered the lounge, he was horrified to find not a single person here. He decided he would walk up to see his boss, hoping that he would find an answer there. Ok. Andiamo dal suo capo, come ha detto la voce Coming to a narrante. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Quindi andiamo upstairs, cioè saliamo le scale. Entering his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. It was at this point that he began to feel dizzy and a little sick, and even thought he might pass out when suddenly he noticed a keypad next to the filing cabinet in the corner of his boss's office. Stanley had never seen this panel before,
and had no idea what combination of numbers would produce any result. In fact, only Stanley's boss knew this, since the panel withheld access to the boss's greatest, darkest secret. And so he had assigned the keypad a combination that only he could possibly know. The number of his freshman dorm number in college. 1957. But yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Stanley ventured forth into the newly opened passage. As he drew deeper into the bowels of the building, Stanley had no idea where he was or what this place held. And just as he began to think he might not discover a thing, he emerged into a long room to find rows and rows of monitors. Fermi tutti. Vedete comunque, io vi spiego com'è la cosa, perché io all'inizio ho fatto fatica a capire il senso di questo gioco. Capite che mentre lui parla e con la tempistica giusta, cioè questi matti che hanno fatto questa mod sono dei geni, perché con la tempistica giusta io sono arrivato alla stanza dove ci sono i monitor, e nel momento in cui sono arrivato e ho scoperto che ci sono questi monitor, la voce narrante ha iniziato a parlare di questa stanza. Screens with a number above it. Stanley noticed, however, that these were not random numbers, but the number of employees who worked in the building, his co-workers. Even his own number, 427, had a place on the wall. But why a setup so elaborate, he asked. Was this simple surveillance, or something even more? And as if in answer to his question, the wall slid open before him, revealing the ultimate truth of the situation. An enormous control panel, Stanley discovered, but not one that controlled simple machinery. Buttons were labeled with emotions: happy, sad. Levers and knobs controlled actions: walking, eating, doing work, or watching TV. Every input on this device monitored not the functions of a machine, but of a human being. And the reality began to sink in. Stanley, like so many other people, reduced to images on a monitor, had been under someone's control, always at the mercy of this machine. Could this have been the only reason employee number 427 was content with his boring job? That a machine had altered his emotions to accept it blindly? He began to feel an unbridled rage, and at the peak of his anger, something happened. A spark. Stanley looked up and saw the generator overhead, still providing some small amount of power to the machine, keeping it alive. And knowing that this generator was all that kept the controls running, Stanley moved to the ladder in the back of the room and began to climb towards the rafters. Questo gioco punta comunque a tipo pensieri, cose mentali. The higher Stanley climbed, the closer he felt to freedom, the further from enslavement. Io quando ho giocato, mi fermo qua prima che cominci a parlare di nuovo. Quando ho giocato io sono arrivato fino a quelle due cose là, e ho scelto quella sbagliata. No, non ve lo dico, niente, scherzo. Comunque sono arrivato fino qua, e adesso vedrete. Ve lo faccio notare però. Voi cosa fareste? Scrivetemelo nei commenti, mettete in pausa il video e scrivete nei commenti cosa fareste in questo momento. Vi dico solo che io la prima volta ho girato questa, cioè ho scelto questa opzione, l'opzione verde, dove non c'era scritto niente, perché se vedete disable generator è un ordine, cioè disabilita il generatore, ed è messa solo da una parte, se no, se fosse stata solo un'informazione sarebbe stata sia di qui che di qui. Invece c'era solo di qua. Il nostro cervello pensa in un certo modo e ci dice di fare questo, almeno il mio ha fatto così. Quindi continuiamo, e so già che la risposta giusta è questa, perché l'ho provata sulla mia pelle, avevo sbagliato. Quindi ok,
blackness, power gone, all alone. And then... Oh cazzo. Ah! Wow. As he stepped through the door into the fresh outside air, a feeling of liberation rushed through Stanley's body. He had seen power, he had seen enslavement, and he had destroyed it. The underling was in control now. He had found his leading role. Stanley never discovered why everyone had gone missing, nor how and when he had come under the machine's control. But it didn't upset him terribly, because he knew that this was how things were meant to happen. All he felt was a delight unlike any he had ever known before. Never again would he follow someone else's orders without question. Never again would anyone tell Stanley where to go, what to do, or how to feel. No more bosses, no more instructions on a screen. Stanley decides for himself now. And he stepped out into the world, and he felt the cool breeze upon his skin, and Stanley was happy. Spero non sia finita qui. E invece è finita qui. Ragazzi, questa è ancora un'alfa, beta, demo, non so come volete chiamarla, comunque è in fase di elaborazione. Io più che dire che questa mod è fantastica, non so cosa dire, perché queste cose, almeno personalmente, a me piacciono tantissimo, queste cose mentali dove ti entra nel cervello e lavora col tuo cervello e ci gioca col tuo cervello, mi piacciono queste cose. Che in effetti era calcolato che voi non doveste, almeno alla prima, finire il gioco tra virgolette, perché ovviamente... Cosa Italian? C'era in italiano. Io ho letto che c'era in italiano. C'era scritto Italian Translation by X, il nome. Dove si... Ah, qua. No, vabbè. Probabilmente c'era una traduzione, ma boh, vabbè. Detto questo, vi consiglio di scaricare la mod. Cioè, allora, a questo punto non serve più, perché ovviamente avete già visto sto video e vi ho spoilerato tutto. Thank you for playing this video game. Ovviamente, come ho già detto, non è il gioco completo, quindi non prendetevela se è corto questo video. Vi consiglio di tenere d'occhio questa mod, perché vi dico subito che i produttori della mod hanno detto che, appunto perché è un'alfa, una demo, non mi ricordo, non finirà qui. Cioè nel gioco originale, nel gioco finale, che poi è una mod, ci saranno molte più, ovviamente, ore di gioco e molte più scelte da fare durante il gameplay. Con questo finisco questo let's play. Lo so, è stato corto, ma è comunque una mod, dovete capire, ed è un'alfa, quindi ok. Ciao a tutti da S Vortex.